Ci siamo ragazzi, ora vi spieghiamo che cosa è successo oggi. Nell'attesa Davide ha approfittato del barbiere. Siamo alla stazione dei pullman, sono come notate appena sbarbato e stiamo partendo per il nord-est. Abbiamo valutato se andare in Iraq, ma non ci conviene economicamente. Costa circa $100 a testa per entrare con un PCR e ci sembra un po' troppo per stare quello che pensavamo noi 15 giorni, quindi non ne vale la pena. Quindi valutando le opzioni in giro è più fattibile. Dove andiamo, Eli? Ci muoviamo verso il nord-est del paese, stanotte abbiamo un pullman e arriviamo domattina a Kars. Vi porteremo un po' al freddo. Ci hanno avvisato che fa un po' più freddo. Beh, qua siamo abituati ai 30 gradi, toccheremo i 10-15. Quindi si conclude questo giro in Mesopotamia, che è stato molto bello. Questi 20 giorni tra Mardin, Urfa, Al-Feti e ora Diyarbakir. Tante belle persone, bella gente, buon cibo, tanta carne, un'ospitalità gigante, incredibile. Ci sono cose che non abbiamo filmato, ma perché ce ne capitavano veramente tantissime in ogni momento ed era bello godersele. Comunque gente per strada che ti ferma e sa che stai per partire e ti regala un panino, o ti accompagnano alla fermata del Dulmush, che è tipo un pulmino collettivo per aiutarti a capire dove devi andare. Veramente il popolo curdo fondamentalmente che vive questa regione è veramente di un cuore immenso. Ci è piaciuto veramente tanto. Abbiamo imparato tanto, abbiamo conosciuto un po' di più la loro cultura e sicuramente in un'altra occasione andremo a visitare anche quello che è il Kurdistan iracheno, che è quello che il nostro pallino usciremo a fare in questo viaggio. Per una questione di budget nostro. Solo questione di budget, non questione di frontiere chiuse o aperte, non questione di Covid, assolutamente no. Proprio una questione economica nostra. O meglio, iniziamo a goderci Kars e poi la Georgia. Siamo in ospedale, nessuno sta male, ma siamo venuti a fare il PCR per entrare in Georgia e siamo qui nel mondo della burocrazia turca. Abbiamo pagato 170 lire 170 più una tassa che non sappiamo che cos'è, 55 lire di 4,5 € e lì sono tutti i nostri fogli. Siamo pronti per il tampone. Sembra che ce lo facciano qui seduti sulla panchina. Comunque è gratuito per tutti i turchi, è gratuito. Solamente pagamento per gli stranieri. Yes. E ci siamo ragazzi, tamponati, siamo pronti per la Georgia. Domani mattina ci danno il risultato. Il ragazzo è stato molto bravo in realtà, non è andato fino al cervelletto. Hanno chiesto la data di ingresso in Georgia e dove saremmo andati, la direzione. Perché lo segnano nel loro database in quanto come stranieri è strano che facciamo un PCR in Turchia in un conflitto. Esatto, e da considerare chi viaggiasse per qua e volesse attraversare il confine con la Georgia, che l'ospedale il sabato e la domenica non lavora, e infatti noi siamo stati nei tempi giusti, per fortuna. Ricordate che ci vuole sempre un giorno lavorativo, non è come da noi in 2 ore ti danno il risultato. Esatto, non funziona così. Questo è importante. Siamo stati in questi giorni di Kars durante il nostro stare qui a casa di Adem e stasera, come tutte le serate, è Italian Dinner. Qua c'è Eli che cucina, Adem, Mesut, sono i suoi compagni di lavoro e siamo pronti per mangiare il possibile. Ci siamo e siamo qui a tavola e siamo pronti a mangiare. Pronti a mangiare. Thank you Elisa and David for this good food.
for their friendly and funny behavior, for everything. I will miss them, yeah, every time. I hope you come to Kars again, and we will spend more time together. Yeah, thank you. Bravo, bravo. Helal olsun. Ci siamo pronti per la Georgia. Stiamo salutando Kars con il suo PCR. Questo è il nostro pulmino. Questa è la stazione dell'autobus. Fa freddo e dentro le biglietterie ci sono questi caminetti dove esce, vedete che c'è la canna fumaria che esce dalla porta e affumica tutto. E partiamo alle 9:30 in teoria, quindi fra 10 minuti. E arriviamo a Opa. Volevamo attraversare qui da Kars ma non è possibile, hanno chiuso la frontiera a causa Covid e non fanno passare più passeggeri. Ci tocca andare sulla costa, che sono 4 ore di viaggio più attraversare e arrivare a Batumi. E dall'altipiano al deserto di altura. Ci ricorda un sacco l'Argentina. Fermata in autogrill con zuppona. Finalmente si mangia una zuppa e questo è il posto in mezzo ai bricchi, ragazzi, siamo proprio in mezzo ai bricchi. Siamo in una gola, cioè le montagne altissime, è una strada spettacolare. E via verso la frontiera con il Giorgia in Georgia. Stiamo andando verso